Con l'accesso alle app di incontri e ai telefoni cellulari, i tradimenti sono ai massimi storici. Questa è una storia incredibile. Mia moglie infedele ha nascosto una relazione di 3 anni usando un telefono di lavoro falso. Così ho rovinato la sua vita. Una sera casuale, 3 anni fa, ho notato un messaggio molto esplicito sul telefono di lavoro di mia moglie Lisa, con cui ero sposato da 16 anni. Lisa e io avevamo affrontato di tutto, incluso il suo ritorno al college e la nascita di un figlio. Non avrei mai potuto prevedere che potesse fare una cosa del genere. Ero ancora in parte in negazione, quindi dovevo scoprire la verità. Quando le ho chiesto del telefono 3 anni fa, ha detto che l'ospedale glielo aveva fornito. Non ho messo in dubbio la cosa allora. Quando ho concluso che una relazione era probabile, ho vomitato. Lisa è dovuta venire a controllare come stavo, ma non ho detto nulla. Onestamente, mi faceva star male essere vicino a lei sapendo cosa mi aveva fatto. Ma ho mantenuto un basso profilo e per la settimana successiva ho camminato come in trance cercando di mettere insieme tutti i pezzi. Stavo impazzendo, ma non potevo dirle che sapevo. Così ho aspettato. Ogni volta che uno dei nostri figli dimenticava un libro nella macchina di Lisa, era una scusa per visitare l'ospedale. Lisa mi diceva che le visite personali erano malviste. Mio figlio è salito a prendere le chiavi della macchina di Lisa perché avevo dimenticato le mie a casa. Ho parlato con un'infermiera nella hall e ho scherzato su come i telefoni di lavoro sembrassero una benedizione, ma tutto quello che facevano era metterti in servizio 24 ore al giorno. Questo ha portato l'infermiera a dirmi che l'ospedale era troppo avaro per dare telefoni cellulari agli infermieri, quindi solo i dirigenti di alto livello li ricevevano, il che non includeva Lisa. Con praticamente tutto confermato, il giorno dopo ho preso un permesso personale per parlare con un avvocato divorzista. Le notizie che mi ha dato erano terribili. Viviamo in uno stato con proprietà comunitaria e divorzio senza colpa. Guadagnavo più di Lisa. Lei era stata la principale responsabile dei bambini e eravamo sposati da più di 10 anni. In pratica, se avessi chiesto il divorzio, sarei stato rovinato. Avrei perso la casa, pagato gli alimenti, lei avrebbe ottenuto una grossa fetta della mia pensione e avrei pagato il mantenimento dei figli per il prossimo decennio, a meno che non fossi stato abbastanza fortunato da ottenere la custodia condivisa. La cosa peggiore che mi ha detto è stata che non importava che lei avesse tradito. Non importava. Ero devastato. C'era solo una persona di cui potevo fidarmi con questo tipo di informazioni. Una collega insegnante che aveva anche lei fatto il salto all'amministrazione, ma era rimasta bloccata in una scuola. Chiamiamola Lauren. Ricordo Lauren. Era stata sposata a 20 anni, ma il suo matrimonio era stato annullato quando il marito aveva messo incinta un'altra donna. Da allora si era concentrata sulla sua carriera e avevamo scoperto di essere anime affini in molti modi riguardo all'educazione K-12. Ho parlato con Lauren e mi ha detto qualcosa che ha cambiato completamente il mio modo di pensare. Se non ti piace la mano che ti è stata data, cambia il mazzo. Ho realizzato di avere 2 problemi. Guadagnavo più di Lisa e lei aveva più tempo di me per essere la principale responsabile dei bambini. Questo era qualcosa che dovevo risolvere. Il secondo problema era in realtà piuttosto facile. In ogni ufficio distrettuale ci sono lavori che sono corsie preferenziali per posizioni più alte e ci sono lavori che gli amministratori soffrono, come i lavori di MES o KP nell'esercito. Uno di questi lavori regolatori senza sbocco era di nuovo disponibile. Gli amministratori ambiziosi se ne vanno dopo un paio di anni quando si apre una posizione migliore. Mi sono seduto con il nostro sovrintendente distrettuale e ho chiesto di essere trasferito a quella posizione. All'inizio era scioccato, ma già lì ho detto che era il mio momento di sacrificarmi per la squadra e avrebbe riempito una lacuna nella mia esperienza amministrativa. Ha acconsentito. Era davvero solo fare conti senza interazione con il personale o gli studenti, quindi potevo organizzare il mio orario, persino portare il laptop a casa e lavorare da lì. Con il mio nuovo tempo libero ho iniziato a portare i bambini a scuola, a prenderli da scuola, a non lasciarli in dopo scuola o a farli guardare da mia madre e a portarli a casa. Li aiutavo con i compiti, preparavo la cena e
Mentre l'obiettivo finale era diventare il loro principale responsabile, non riesco a spiegare quanto mi sia piaciuto assumere un ruolo più attivo nelle loro vite quotidiane. È stato davvero uno dei periodi più divertenti della mia vita. Ricordo tante sere in cui cucinavo i loro piatti preferiti e imparavo tanto su di loro. Tuttavia, il mio stipendio non era stato ridotto, quindi dovevo trovare un modo per farle guadagnare molto più di quanto stesse guadagnando nella sua attuale posizione di infermiera, e questo sarebbe stato incredibilmente difficile da fare. È allora che mi sono ricordato di quando Lisa era arrabbiata dopo aver ottenuto la sua laurea in scienze infermieristiche, BSN, e un supervisore le aveva detto che in futuro le lauree triennali sarebbero state inutili e tutti avrebbero avuto bisogno di almeno un master. Lisa aveva lavorato duramente per ottenere il suo BSN e il commento del supervisore l'aveva irritata. Così ho visto la mia occasione e l'ho sfruttata completamente. Avrei dovuto sacrificarmi, ma non mi importava. L'ho convinta a iniziare un programma di laurea magistrale in scienze infermieristiche, MSN. Le ho detto che avrei continuato a occuparmi dei bambini poiché avevo un orario di lavoro molto più flessibile. Era riluttante all'inizio, poi ho detto: avrai tutte le sere libere per studiare o andare a lezione, qualunque cosa tu voglia fare. I suoi occhi si sono immediatamente illuminati, probabilmente pensando che avrebbe potuto passare più tempo con il suo amante. Avevo gettato questa bomba per valutare la sua reazione e i suoi occhi che si illuminavano mi hanno mostrato tutto ciò che avevo bisogno di sapere. Forse ero ancora in parte in negazione, ma chi lo sa. Comunque, per assicurarmi che completasse i suoi corsi di MSN, ho pagato direttamente la sua retta e le tasse universitarie alla sua università. Ci sarebbero voluti tra i 2 e i 3 anni per finire. Quegli anni sono stati difficili a volte. Potevo dire che ogni volta che si precipitava via o tornava dal vedere il suo amante, c'era un'eccitazione o una soddisfazione nei suoi occhi che semplicemente non c'era quando faceva i suoi compiti. Dovevo sorridere o fingere di non notare. Il mio temperamento si accorciava a volte e mi trovavo a litigare per sciocchezze. Ho quasi rovinato tutto un paio di volte dovendo mordermi la lingua e scusarmi piuttosto che urlare insulti che meritava. È stata una delle cose più difficili che abbia mai dovuto fare, anche se ci è voluto tutto quello che avevo, specialmente quando ha passato 3 giorni interi a studiare e dormire a casa della sua migliore amica. Ricordi Lauren? Ebbene, è rimasta la mia confidente durante tutto questo. L'avevo raccomandata per la mia precedente posizione di fast track e lei si era unita a me all'ufficio distrettuale. Lauren era qualificata, lavorava duramente ed era ambiziosa e aveva solo bisogno di mettere il piede nella porta per impressionare i superiori. Dopo aver impressionato tutti, ho persino ricevuto qualche pacca sulla spalla per averla raccomandata. Lauren e io abbiamo iniziato una nostra relazione. Non era una storia d'amore appassionata, ma 2 amici che si davano ciò di cui avevano bisogno. Senza Lauren non avrei potuto mantenere la facciata di essere il marito ignaro quando Lisa tornava a casa sorridendo dopo aver passato del tempo con il suo amante. Potevo sopportarlo sorridendo a mia volta perché avevo il mio amante. Forse era discutibile o vendicativo da fare, ma era l'unico modo per dare a Lisa ciò che meritava veramente. Dopo 3 anni e mezzo di impegno quotidiano, Lisa ha completato il suo MSN ed è stata promossa al suo ospedale. Il suo stipendio è aumentato notevolmente ed era ora superiore al mio. È stato il momento migliore della mia vita. L'unica cosa che abbia mai sentito meglio è stato il giorno in cui l'ho sposata. I bambini ed io le abbiamo preparato una cena di congratulazioni il giorno in cui il suo stipendio è aumentato. Ho scherzato sul fatto che ora fosse lei la capofamiglia e lei ha riso, scherzando a sua volta che avrei dovuto diventare un papà casalingo. Poco sapeva che la battuta le si sarebbe ritorta contro. Un mese dopo sono tornato dall'avvocato che inizialmente non mi ricordava e le ho detto che la mia situazione finanziaria era cambiata drasticamente. Con questi nuovi fatti ha redatto la petizione e l'ha depositata. Quando i bambini erano con mia madre, ho fatto notificare Lisa. Il vice sceriffo ha bussato alla nostra porta e io l'ho fatto entrare, indicando mia moglie. Le ha chiesto il nome e poi le ha consegnato una copia della petizione di divorzio.
Con il vice sceriffo lì presente, ho detto a Lisa che sapevo tutto della sua relazione con il suo amante, ma non le ho detto da quanto tempo lo sapevo. Le ho detto di andare a essere felice con il suo amante. Ha urlato contro di me, ha cercato di mentire e poi ha commesso l'errore di avvicinarsi a me di corsa. Il vice sceriffo l'ha fermata e le ha avvertito che anche le donne finiscono in prigione per violenza domestica. Le ha suggerito di fare le valigie e andare a stare altrove. Lisa è partita dopo che le ho promesso di non dire niente ai bambini della sua relazione. Non l'ho detto ai bambini, ma l'ho detto a mia madre, che lo ha detto a mia sorella, che lo ha detto ai suoi figli e ai loro cugini. C. Quando il mio figlio più giovane ha raggiunto la scuola superiore, Lisa e io andavamo d'accordo dopo il divorzio. Abbiamo portato i bambini in terapia familiare e abbiamo lavorato su questa cosa della co-parenting per alcuni mesi. Ha dovuto sopportare che i bambini le chiedessero perché avesse bisogno di un fidanzato quando papà era lì tutto il tempo. Tra loro e il terapista che la metteva sotto torchio, non ho dovuto dire nulla. Lisa ha perso molto tempo con i bambini a causa del suo ora legittimamente impegnato programma di lavoro. Mi dispiaceva che i miei figli perdessero tempo con la loro madre, quindi li incoraggiavo a parlare con lei al telefono. Quando Lisa ha scoperto che avevo chiesto a Lauren di sposarmi, mi ha fatto le congratulazioni. L'ha fatto sinceramente. Le ho detto che andava bene per lei sposare anche il suo amante. Si è rattristata. Mi ha detto che il suo amante aveva iniziato a vedere un'altra donna, una giovane infermiera dell'ospedale. Con la sua nuova posizione, non aveva tempo per lui e quando riuscivano a vedersi, non era più divertente. La mia ex moglie, la donna che mi aveva tradito e distrutto il nostro matrimonio, cercava simpatia da me. Non ne avevo da dare. Quello che avevo erano anni di frustrazione e amarezza. Anni di sapere che un altro uomo stava dormendo con mia moglie. Avevo perso peso perché non riuscivo a mangiare. Avevo sofferto di ipertensione e dovevo confidarmi con il mio medico sul perché non fosse lo stress del lavoro. Dovevo ascoltare il mio dentista lamentarsi di come stavo digrignando i denti e mi diceva che avrei avuto bisogno di impianti dentali se avessi continuato così. A volte dovevo essere intimo con Lisa per mantenere la facciata. Fortunatamente era raro. Mentivo dicendo che volevo usare protezioni per ricordarci di come eravamo intimi quando uscivamo o perché potevo avere un'infezione alla vescica. Poi facevo un test per le malattie e aspettavo i risultati prima di vedere di nuovo Lauren. Alla fine è stato tutto degno. Certo, Lisa ha ricevuto un grande compenso quando l'ho liquidata dalla casa e dalla mia pensione, che ha fatto rientrare da me tramite il mantenimento dei figli. Ma ha perso tutto il resto. I suoi figli la vedevano solo ogni altro fine settimana e trascorrevano alcune festività con lei. Il suo amante l'ha lasciata. E non era un grande partito comunque, visto che era divorziato 2 volte con 5 figli e pagava gli alimenti e il mantenimento dei figli. Ho tenuto i miei figli, la mia casa, il mio reddito, la mia pensione. Ho avuto Lauren e sono davvero felice. Tutto in uno stato di proprietà comunitaria con divorzio senza colpa. Grazie per aver guardato il video fino alla fine. Cosa avreste fatto al mio posto? Scrivetelo nei commenti qui sotto. Se vi è piaciuta questa storia, mettete un like e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Attivate la campanella per essere sempre aggiornati. A presto!